Ciao e benvenuti nuovamente in un mio nuovo video. E se sei nuovo, mi raccomando, iscriviti al canale e clicca sulla campanella per rimanere sempre aggiornato su nuovi video che verranno caricati. Oggi andiamo a sfogliare insieme la mia boutique di ottobre 2023 che trovate in edicola dal 13 settembre. Andiamo subito a vedere che cosa ci propone questo mese. Prima cosa è la giacchina numero 01, taglia dalla 40 alla 46, foderata e realizzata in velour di lana grigio perla. La lacciatura è a doppio petto, ha 4 bottoni ricoperti, linea è quadrata e scollatura a giracollo con sciarpina realizzata dello stesso tessuto del capo. Ovviamente possiamo realizzarla anche di un tessuto con un colore diverso, ecco, in questo caso è stato fatto tono su tono. Le tasche sono oblique a occhiello con un profilo, taglio spalla sceso e ampie maniche lunghe con alto risvolto al fondo. E le 01 lo vediamo qui, va da 3 stelline su 5 di difficoltà. Tessuti alternativi sono il panno, il velluto, il tweed, Chanel, piede-pull, spigato, gessato, tartan oppure ecopelo, utilizzando gli opportuni consigli. Mentre in questa pagina abbiamo la camicia, che è una cucitura facile, è la numero 02, va dalla taglia 40 alla 46, semplice, realizzata in tessuto gessato, laminato e ha il taglio delle maniche a kimono che rimangono lunghe, con arricciatura al fondo trattenuto da un basso bordo ad anello. Il girocollo è scostato ai lati con profonda apertura a V chiusa nel centro davanti. La pensa al seno e bordo interno di rifinitura allo scollo. Ed ecco qui il figurino della numero 02, a 2 palline su 5 di difficoltà. I tessuti alternativi sono il cadil, satin, crêpe de chine, crepella, tela fluida, chantilly e taffetà, tutti leggeri. Qui abbiamo questi bellissimi pantaloni che vediamo qui e sono il numero 03, vanno dalla taglia 40 alla 46, la linea è a palazzo, quindi sta soprattutto bene anche in fisica clessidra e a pera, anche perché rimangono un po' a vita alta, cioè sono a vita leggermente alta, con piega rivolta verso il fianco e bloccata nella parte alta da 2 bottoni a pastiglia in ottone, e la pensa nella parte dietro e finte tasche a occhiello con un profilo. I pantaloni li vediamo qua, sono il numero 03, ha 3 stellini su 5 di difficoltà. I tessuti alternativi sono il gessato, spigato, piede-pull, bottonato, tartan, tweed, Chanel, leggermente elasticizzati. La cappa è la numero 04, taglia 38-44, ampia, interamente sfoderata, realizzata in un panno leggermente elasticizzato color prugna. Ha il collo consolino che termina al centro davanti ed è interamente aperto e accostato. E l'apertura, cioè l'apertura per le braccia, si trova nelle cuciture centrale tra il dietro laterale e il davanti laterale. Eccola qui, la numero 04, a 3 pallini su 5 di difficoltà. I tessuti alternativi sono il velour, il velluto rasato, il feltro, il loden tecnologico leggermente elasticizzati oppure in ecopelle leggermente elasticizzato anch'esso, utilizzando gli opportuni consigli. In questa pagina abbiamo il gilet, che è la taglia che va dalla 38 alla 44, interamente foderato e realizzato in twill diagonale elasticizzato, lo scollo è a V e la chiusura centrale davanti con 4 asole e relativi bottoni che sono ricoperti. Nel dietro invece ha una bretella con un piccolo spacchetto smussato al fondo e coulisse con elastica inserita nella sola parte centrale del punto vita, e questa è abbinata ad una camicia che vediamo qui. La camicia è la numero 06, questa qui, che va dalla taglia 38 alla 44, dalla linea classica con collo alla coreana, lacciatura centrale davanti con un cannoncino chiuso da asole e bottoni, doppie pants sia davanti che dietro, maniche lunghe, a giro con il polso rimesso al fondo, chiusa da asole e bottone, interamente realizzata in crepe. E poi abbiamo anche il pantalone,
che è il numero 07, le taglie vanno dalla 38 alla 44, dalla linea molto ampia, con cintura rimessa al punto vita, chiusa dal centro davanti da aso e bottone, e lampo con la patta sottostante. Questi rimangono veramente molto molto ampi al fondo, sono soprattutto adatti a chi ha le gambe un po' cicciottelle, quindi che se vuoi minimizzare le tue gambe e nasconderle, questo è il pantalone giusto. Allora, andiamo a vedere il gilet, che è il numero 05, ha 2 palline su 4 di difficoltà. I tessuti alternativi sono il gabardine, doppio crepe, cadì, rasatello e velluto rasato, tutti elasticizzati. Mentre la camicia, che abbiamo visto prima, è la numero 06, ha 2 pallini su 5, 2 stelline su 5 di difficoltà, tessuti alternativi satin, tela fluida, cadì e crepella. E per ultimo andiamo a vedere i pantaloni, che abbiamo visto 07, ha 3 stelline su 5 di difficoltà, e i tessuti alternativi sono il gabardine, il doppio crepe, il cadì, il rasatello e il velluto rasato, tutti elasticizzati. Qua abbiamo un cappotto, un bellissimo cappotto di un colore stupendo, splendido, numero 08, taglia dalla 42 alla 48 ed è per esperte. Questo color bluette è veramente bellissimo, realizzato in misto lana, interamente foderato in raso, e si chiude al centro davanti grazie ad un bordo rimesso con asole e bottoni. Il collo è con lunetta a punte aperte sul davanti, molto molto bello questo collo, molto chic, mi piace tantissimo. Pensa al seno e grandi tasche applicate che proseguono formando una pattelletta. Maniche lunghe a giro con taglio centrale, profondo sfondo piega centrale nella parte del dietro e motivo di piega laterale a bretella cucita fino al punto vita. Veramente bellissima. Poi ha la cintura, diciamo, che la rende, la possiamo indossare con o senza cintura, vediamo come cambia proprio completamente. Senza cintura io direi che è adatta a chi ha un fisico a rettangolo, ha un fisico a rettangolo, sta bene sia con che senza la cintura, mentre il fisico a mela, per esempio, io consiglierei senza cintura, perché metterebbe in evidenza la pancetta, mentre con la cintura lo consiglierei a chi ha un fisico a clessidra e un fisico a pera. Quindi il cappotto è qui, che ha 4 pallini su 5 di difficoltà, quindi veramente difficile. I tessuti alternativi sono il velour, il velluto, il tweed, chanel, piedipull, spigato e gessato e tartan. Moda inaspettata, qui abbiamo tendenze del gessato, tutti i capi che sono stati realizzati col tessuto di gessato. Fammi sapere nei commenti se ti piace il tessuto di gessato, il gessato è bellissimo. È il numero 09, il cappotto che va dalla taglia 42 alla 48 ed è interamente foderato e realizzato in un jersey jacquard gessato, elasticizzato, tranne che per la parte esterna sovrapposto del dietro, che è realizzato invece taffetà elasticizzato. Il collo è classico con revers, allacciatura monopetto e 2 bottoni sulla parte del davanti. Linguette alla spalla, come possiamo vedere, inserite nei passanti e abbottonate. E poi le maniche sono lunghe a giro in un solo pezzo. La cintura poi è realizzata nello stesso tessuto del capo, che veramente la rende molto molto bella. Anche in questo caso lo possiamo realizzare con o senza cintura, poi no, possiamo realizzarla, possiamo indossare. Le regole sono le stesse di quelle che ho detto prima. 09 il cappotto, che ha 4 stelline su 5 di difficoltà, quindi è difficile. E i tessuti alternativi sono il jersey, jacquard gessato, maglia compatta, jersey gazzato, panno di maglia, crepe di maglia, velluto di ciniglia, pile, oppure si potranno usare comunque i tessuti come il velour, il panno, il velluto, il tweed, il chanel, piedipull, spigato, bottonato, tartan, insomma abbiamo veramente tantissima scelta. Qui abbiamo una camicia bellissima, sapete che a me piacciono i volant ed è per esperte il numero 10, taglia dalla 42 alla 48 a giro collo, con cannoncino centrale davanti rimesso, chiusa con asole e bottoni. Il taglio spalla è sceso, le maniche sono realizzate in 3 pezzi e guarnite da 2 volant arricciati
e sovrapposti con altezze differenti che partono insomma inserendosi nel cannoncino. Il polso è rimesso al fondo e le maniche il fondo con maniche chiuse da asola e bottone, poi caratterizzata da tutti questi volant veramente bellissimi, molto bello indossato, molto bella indossata dentro i pantaloni. Questi pantaloni sono il numero 11, vanno dalla taglia 42 alla 48, sono tipo pantapalazzo, dalla linea dritta, sono caratterizzate da una cintura rimessa al punto vita con motivo di coda di topo inserita nel taglio, apertura con lampo e patta impunturata al centro davanti, tasche oblique con fianchino e pens nel dietro. Si consiglia di realizzare con tessuti elasticizzati. Qui vediamo la camicia che abbiamo visto prima, che ha 3 pallini su 5 di difficoltà. I tessuti alternativi sono il raso, il doppio crepe, tela fluida, cadì e crepella. Sappiamo che invece nel modello è stato utilizzato il poplin di viscosa. Qui abbiamo invece i pantaloni che sono il numero 11, sono a 2 stelline su 5 di difficoltà e i tessuti alternativi sono il taffetà operato a pieghine verticali, damasco, velluto rasato operato e micado operato. Sono stati realizzati in taffetà elasticizzato. Qui abbiamo il gilet, la camicia e i pantaloni. Allora, il gilet numero 12, taglia dalla 38 alla 44, interamente doppiato e realizzato in jersey jacquard gessato e elasticizzato con collo a scialle, chiusura centrale con asole e relativi bottoni, con stondatura sfuggente al fondo. Come vediamo è proprio stondato, non è dritto ma è stondato ed è di facile realizzazione. La camicia invece che vediamo qui, che si può indossare sia sopra i pantaloni oppure all'interno dei pantaloni a seconda dei propri gusti, è per esperte ed è la numero 13, va dalla taglia 38 alla 44, dalla linea ampia, collo alto e sprone nel dietro, taglio spalla sceso, collo classico con solino e davanti con cannoncino abbottonato, tasche orizzontali a occhiello con il profilo nascoste dall'alta pattelletta in forma applicata. Le pezze sono cucite sul davanti e nel dietro e le ampie maniche hanno un motivo con piega nella parte superiore e sono arricciate al fondo e chiuse con polso rimesso. Mentre i pantaloni che vediamo qua sono il numero 14, vanno dalla taglia 38 alla 44, dalla linea ad imbuto, quindi vanno a rimpicciolirsi verso la parte della caviglia. Io lo sconsiglio altamente a chi ha che bassina non è particolarmente slanciata, perché consiglio di tagliare e farli lunghi, perché i pantaloni in questo modo ti puoi indossare o se sei alta oppure abbinati non con delle décolleté come in questo caso ma con degli stivali, allora sì, lo puoi fare. Cintura con passanti in forma, rimessa alla vita e chiusa al centro davanti con asola, bottone e patta con lampo impunturata. E le tasche sono oblique. Il gilet lo troviamo qui, che è il numero 12, ha 2 pallini su 5 di difficoltà. I tessuti alternativi sono jersey jacquard gessato, maglia compatta, jersey garzato, panno di maglia, crepe di maglia, velluto di ciniglia, pile, oppure potranno essere utilizzati anche i consueti tessuti come velour, panno, velluto, tweed, chanel, piedipull, spigato, bottonato e tartan. E per la parte esterna del gilet si potrà usare le copelle su base di maglia, utilizzando gli opportuni consigli. La camicia numero 13 invece è a 3 stelline su 5 di difficoltà. I tessuti alternativi che possono essere utilizzati sono il battista, il piqué, il shantung, tela e twill, rasatello di cotone e denim, tutti leggeri e tutti elasticizzati. Qui abbiamo i pantaloni 14 a 3 stelline su 5. I tessuti alternativi sono il jersey jacquard gessato, maglia compatta, jersey garzato, panno di maglia, crepe di maglia, velluto di ciniglia, pile elasticizzati. Oppure si potranno usare i consueti tessuti come il velour, il panno, il velluto, il tweed, chanel, piedipull,
spigato, bottonato e tartan, tutti elasticizzati. Qui abbiamo la moda rilassata e abbiamo infatti una felpa che è la numero 15, taglia dalla 40 alla 46, la linea a scatoletta con scollo appena arrotondato sulla parte del davanti, taglio spalla sceso, maniche lunghe, realizzati in maglia compatta elasticizzata, senza apertura, si indossa dalla nuca e la particolarità di questo capo è dato dalle tasche asimmetriche posizionate sul davanti e realizzate con un motivo di sovrapposizioni e incastri in organza e panno di lana a contrasto. Veramente molto molto carina, ovviamente la possiamo personalizzare come vogliamo. E per esperte è invece questo pantalone che vediamo qui, che mi piace moltissimo, ed è il numero 16, va dalla taglia 40 alla 46, realizzato in poplin leggermente elasticizzato, leggero twill a fantasia di righe verticali. Infatti le tasche del davanti sono applicate a toppa con motivo a contrasto inserito, apertura lampo nel centro del dietro, vita rifinita all'interno con sbiego di cotone, ed è veramente un capo sportivo, molto sportivo. La linea è dritta, l'ampiezza di questo pantalone sono dati da due profonde pieghe laterali, tenute per un breve tratto nella sola parte alta. Per realizzarlo potete utilizzare anche del leggero denim abbinato a del pizzo in contrasto. La felpa, che è la numero 15, ha 2 stelline su 5 di difficoltà. I tessuti alternativi alla maglia compatta sono jersey garzato, felpato, ciniglia elasticizzati, abbinati appunto all'organza e al panno, oppure si potrà sostituire l'organza e il panno con un raso o velluto dévoré, ottenendo così la tasca già pronta ad applicare sul davanti. Qui abbiamo invece i pantaloni numero 16 a 3 stellini su 5. I tessuti alternativi sono il battista, il piqué, tela di cotone, panama, rasatello di cotone, denim e shantung, tutti tessuti leggeri e tutti leggermente elasticizzati. Può essere utilizzato al leggero twill, il crêpe de chine, crepella, satin, tela fluida, cadì e frisottina, oppure nelle trasparenze dello chiffon, voile, organza, tulle, pizzo, insomma tutte fantasia a contrasto. Per esperte la giacchina numero 17, che va dalla taglia 42 alla 48, interamente sfoderata e realizzata in drill elasticizzato color sabbia, collo con lunetta, allacciatura centrale davanti a cannoncino a uomo, chiusura con asole e bottoni, tasche superiori applicate che hanno un soffietto nella sola parte inferiore e laterale e sono chiuse da una pattelletta applicata e abbottonata. Le tasche inferiori invece sono applicate a toppa con apertura arrotondata. Lo sprone è nel dietro, il taglio spalla leggermente sceso e le maniche sono lunghe a giro in 2 pezzi. Un motivo a toppa in contrasto è applicato sul fianco destro del davanti e del dietro. Bellissimo anche il pantalone, molto bello questo, mi piacerebbe realizzarlo, che è il numero 18, va dalla taglia 42 alla 48, dalla linea jogging, realizzato in maglia compatta bielastica color sabbia. Ovviamente noi possiamo farlo del colore che più ci piace, quindi il tessuto deve essere bielastico, quindi elastico sia in un senso che nell'altro. Ha la cintura rimessa in vita con elastico e culisse inserita di elastico tubolare in contrasto, da regolare al centro, quindi abbiamo il tubolare che si vede, diciamo è stato inserito all'interno e si può fare qua un fiocco. Nella cucitura del fianco viene invece inserito un motivo con coda di topo a contrasto. Bellina anche quest'idea, anche per farvi vedere come si applicano le code di topo negli abiti. La giacca 17 è questa, 4 stellini su 5 di difficoltà, i tessuti alternativi sono il denim, fustagno, panno, velluto, shantung, rasatello di cotone, tutti elasticizzati. Mentre per quanto riguarda i pantaloni numero 18, che sono a 3 stellini su 5 di difficoltà, i tessuti alternativi sono jersey felpato, velluto di ciniglia, panno di maglia, crepe di maglina o camuscio di maglina bielastici. Per esperte abbiamo questa bellissima felpa, ma bella, bellissima, il numero 19 va dalla taglia 40 alla 46, dalla linea over
con cappuccio realizzato in jersey felpato bielastico, tasche oblique a un profilo a marsupio sul davanti, taglio spalla asceso, quindi è facile da realizzare, anche se per esperte comunque questo è facile da realizzare, maniche lunghe con polso rimesse in postina al fondo, la parte interna del cappuccio è realizzata in un tessuto tartan elasticizzato a contrasto, così come il laccio della coulisse del cappuccio da annodare a piacere nel centro davanti. Questa mi piace tantissimo. Io voglio fare un piccolo tutorial molto semplice da realizzare, diciamo, gratuitamente, e questa mi piace veramente molto, è veramente molto molto bella, e abbinata poi a pantaloni che sono il numero 20, che vanno dalla taglia 40 alla 46, dalla linea jogging, anche questi realizzati in jersey felpato bielastico, ha la cintura rimessa in vita con elastico e coulisse inserita di elastico tubolare in contrasto da regolare al centro davanti, tasche oblique e poi applicata la toppa sull'indietro, ovviamente possiamo applicarla o meno. Io per esempio non la applicherei, e il motivo nella parte centrale del dietro che termina all'interno della gamba davanti, è guarnito a contrasto, così come per il taglio sagomato del fianco. Allora, la felpa è la numero 19 e ha 3 stellini su 5 di difficoltà. I tessuti alternativi sono al jersey felpato, jersey sgarzato, maglia compatta, velluto di ciniglia, panno di maglia, crepe di maglina o camoscio di maglina, bielastici e abbinati alla maglia elasticizzata a costina. I tessuti alternativi invece al tartan sono il rigato, il gessato, piedi pull, cashmere, tutti elasticizzati. La felpa, la numero 21, le taglie dalla 38 alla 44, è stata realizzata in jersey sgarzato e garzato in 2 tonalità differenti, rosa chiaro per il davanti e la manica superiore sinistra, fucsia per la parte dietro e la manica inferiore sinistra e grigio per la manica di destra, quindi molto molto colorata e simpatica. Anche questa applicazione mi piace molto, chi mi conosce sa che io realizzo tutto con applicazioni e personalizzo molte magliette. Lo scollo è arrotondato sul davanti e bordi in maglia costine rimessi al fondo delle maniche a contrasto. Il numero 22 sono questi bellissimi pantaloni che fanno dalla taglia 38 alla 44, stile cavallerizza a vita bassa in fresco di lana operato a linee verticali, apertura centrale davanti con lampo e patta impunturata chiusa da asola e bottone. Chi è molto magra, perché aumenta la figura, le proporzioni magari della figura. Numero 21 è la felpa, che ha 3 stelline su 5 di difficoltà, e i tessuti alternativi sono la maglia compatta, velluto di ciniglia, panno di maglia, crepe di maglina o camoscio di maglina abbinati alla maglia elasticizzata a costine. Per quanto riguarda invece i pantaloni, che sono il numero 22 e ha 2 stelline su 5 di difficoltà, i tessuti alternativi sono il gabardine, rasatello di misto cotone, popelin, piqué, tela, twill, shantung, tutti leggeri, oppure cadì, crepe e frisottina. Qui abbiamo la moda più, abbiamo la 23 che è la felpa che va dalla taglia 46 alla 52, è stata realizzata in maglia compatta elasticizzato, lo scollo è arrotondato, cucitura centrale davanti e dietro, impunturata a vista, con motivo inserito nel fondo davanti, e dietro è realizzato invece in taffetà elasticizzato con micro pieghe. Maniche sono lunghe a giro, ha degli spacchi laterali ai fianchi e senza apertura perché si indossa dalla testa. Mentre qui abbiamo i pantaloni che vediamo qua, che sono il numero 24, vanno dalla taglia 46 alla 52, dalla linea classica, realizzati in twill elasticizzato, hanno la cintura in forma rimessa nella sola parte del davanti, chiusa da gancio, bottone, lampo compatta sottostante. La cintura del dietro è realizzata con un alto elastico operato in tinta. Le tasche sono oblique, con fianchino nel davanti, finte a occhiello, con un profilo nel dietro, piccoli spacchi laterali al fondo dei fianchi. La felpa è la numero 23, ha 2 stelline su 5 di difficoltà e i tessuti alternativi sono jersey garzato o felpato, vellutino di ciniglia, tutti elasticizzati, e i tessuti alternativi al taffetà
sono il damasco, velluto, rasato operato e micado operato, tutti elasticizzati. Quanto riguarda il pantalone del numero 24, le taglie sono 46, 48, 50, 52 ed è 3 stellini su 5 di difficoltà. I tessuti alternativi sono crepe, cadì, gabardine, rasatello, velluto, rasato, panno e frisottina, tutti elasticizzati. In questa pagina abbiamo l'abito va dalla taglia 46 alla 52, dalla linea anfora, ecco questa linea molto bella anfora realizzata in maglina compatta, elasticizzata con collo alto a cratere in taffetà, elasticizzato operato e micro pieghe, così come gli alti bordi sagomati del fondo della parte del davanti e del dietro. Le pensa al seno nel davanti e maniche lunghe a giro senza apertura si indossa dalla nuca. E poi ci sono le tasche che ovviamente possiamo realizzare o meno. Questa sarà adattissima con fisica mela, per esempio, sarà veramente molto bene. Carino indossato qua con i leggings come lo indossa la modella, oppure indossato direttamente con le calze. Mentre qui abbiamo questa bellissima gonna abbinata alla felpa, che è di facile realizzazione. Tra l'altro la felpa è il numero 26, le taglie vanno dalla 46 alla 52, è stata realizzata in jersey garzato e elasticizzato con taglio maniche raglan e scollo arrotondato rifinito con bordo rimesso a costine, così come l'alto polso del fondo manica, senza apertura. Anche questa si indossa dalla nuca ed è molto carino con questo volant nella parte del davanti abbinato alla gonna. Ovviamente starà benissimo anche abbinato a un paio di pantaloni. La gonna è la numero 27, va dalla taglia 46 alla 52 e rimane longhette dalla linea ad anfora realizzata in pesante jersey garzato leggermente elasticizzato. Panna nella parte superiore, mentre i bordi sagomati del bordo del fondo davanti e dietro sono realizzati in maglia elasticizzata a costine, sempre in tinta. Ovviamente la possiamo realizzare anche in un tessuto contrastante. Tasche inserite nelle cuciture dei fianchi e cintura rimessa in vita con elastico inserito. Abbiamo il 25 che è l'abito che ha 2 stelline su 5 di difficoltà. I tessuti alternativi sono taffetà operato a pieghine verticali, damasco, velluto rasato operato e micado operato. Oppure alla maglia si può utilizzare il jersey garzato o felpato, vellutini di ciniglia, tutti elasticizzati. Per quanto riguarda invece la felpa, 2 stelline su 5 di difficoltà, i tessuti alternativi sono la maglia compatta, velluto di ciniglia, panno di maglia, crepe di maglina o camoscio di maglina, elasticizzati e abbinati alla maglia costina elasticizzata. Mentre la gonna al numero 27 ha 2 stelline su 5 di difficoltà, i tessuti alternativi al pesante jersey sono la maglia compatta, il velluto di ciniglia, crepe di maglina o camoscio di maglina, leggermente elasticizzati. Alla maglia a costa invece possiamo abbinare maglia operata o stampata, oppure abbinando il velluto di ciniglia o il camoscio di maglia al primo e al terzo tessuto alternativo sopra indicato. Di facile realizzazione è la numero 28, che è la felpa che va dalla 46 alla 52, dalla linea over smanicata con cappuccio realizzato in pesante jersey felpato elasticizzato. Profondi scalfi e il fondo del capo con relativi spacchi sono rifiniti con bordi interni impunturati e margini al vivo. La parte superiore centrale del cappuccio ha una coulisse impunturata con elastico inserito ed è senza apertura, infatti si indossa dalla nuca. E poi abbiamo questa bellissima camicia, il camicione, che è il numero 29, va dalla 46 alla 52, è una linea molto ampia, e il collo classico con solino e cannoncino centrale davanti chiuso da asole e bottoni, la schiena applicato nella parte sinistra del capo, taglio spalla asceso e sprone nel dietro. Le maniche sono lunghe con pulsino abbottonato nella parte del fondo, poi asimmetrica. C'è la simmetria nel fondo con stondatura più lunga nel dietro e più corta nella parte del davanti. La 28 è la felpa, 2 stellini su 5 di difficoltà. I tessuti alternativi sono maglia compatta, pile, velluto di ciniglia, crepe di maglina, panno di maglina
o camoscio di maglina, tutti elasticizzati. Il numero 29, che è la camicia, 3 stelline su 5, i tessuti alternativi, battista, piqué, shantung, tela twill, rasatello di cotone e denim, tutti leggeri e tutti elasticizzati. E poi abbiamo questo cappotto, che è il numero 30, va dalla taglia 46 alla 52, interamente sfoderato, realizzato in jersey felpato bielastico, collo classico con revers da portare sia aperto e sia chiuso, questo mi piace molto, chiuso la laterale davanti con asole volanti e a contrasto e bottoni, fianchino con tasche inserite nella cucitura e alto bordo rimesso al fondo davanti e dietro che termina a punte smussate sul davanti. Il numero 30 è a 3 stelline su 5, i tessuti alternativi sono il jersey sgarzato, maglia compatta, velluto di ciniglia, panno di maglia, crepe di maglia, crepe di maglina o camoscio di maglina, tutti bielastici. La moda ragazzo, abbiamo il pantalone che va dagli anni 13 ai 16, che è il pantalone di cargo, sono stati realizzati in denim, abbottonato con patta a vista, dietro con tasche e 2 profili nel davanti, tasche con fianchino, mentre sui fianchi delle gambe le tasche sono applicate con pens a soffietto, chiuse da pattelletta. E poi invece qui abbiamo la felpa, che è la numero 33, anni 13-16, è stata realizzata in jersey sgarzato, tinta unita, con fianchino, collo e bordi in maglia, costine in tinta, apertura con cerniera e tasche con profilo e lampo inserito nella cucitura del fianco davanti, molto molto carina, semplice ed è molto molto carina, abbinate ai pantaloni che sono il numero 34, vanno dagli anni 13 ai 16, in jersey tinta unita con bande dei fianchi a contrasto, tasche inserite nelle cuciture dei fianchi del davanti, elastico inserito nella paramontura della vita con laccio di fettuccia spiegata da annodare sul davanti, bordi, fondo, gambe in maglia a costine in tinta. Mentre qui abbiamo una bellissima polo, che è la numero 35, va dagli anni 13 ai 16, è stata realizzata in maglina a nido d'ape, con grosse righe orizzontali, collo a bordo del fondo, manica in maglia, costine, tinta unita e toppe delle maniche a contrasto. Questa è la classica maglia molto bella che non passerà mai di moda, la classica polo. Abbiamo sfogliato insieme la mia boutique di ottobre 2023 che trovi in edicola, nei centri commerciali, nei supermercati, oppure se non lo trovi lo puoi ordinare direttamente online sulla mia boutique.net, dove puoi trovare anche i vecchi numeri che magari ti sei perso. Ti invito a iscriverti al canale se non l'hai ancora fatto, a cliccare sulla campanella, a regalarmi un bel like, a lasciarmi un commentino qua sotto, anzi semplicemente un cuoricino per farmi sapere che sei passato o sei passata. E io spero che ti sia piaciuto questo numero, a me è piaciuto moltissimo, ci sono tanti capi basici che non passeranno mai di moda. Fammelo sapere nei commenti cosa ti è piaciuto, se comprai il giornale e cosa vorrai cucire. Io ti mando un grande bacio sartoriale, ma soprattutto terapeutico, perché il cucito è soprattutto terapia, lo sappiamo. Ciao e al prossimo video.